Viaggio a Londra. Anna, non posso credere che siamo finalmente a Londra. Ho sognato questo viaggio per mesi. Anch'io, John. Non vedo l'ora di esplorare la città e conoscere la sua ricca storia e cultura. Sicuramente. Ho letto le principali attrazioni di Londra e penso che dovremmo iniziare con la Torre di Londra. La Torre di Londra sembra incredibile. Sono sempre stato affascinato dalla storia medievale, e ho sentito che i gioielli della corona sono esposti lì. Esatto. Ho anche sentito che possiamo fare un giro in barca sul Tamigi e vedere monumenti famosi come il London Eye e le Houses of Parliament. Sembra una grande idea. Non ho mai fatto un giro in barca prima, e non vedo l'ora di vedere la città da una prospettiva diversa. E non possiamo dimenticare il British Museum. Hanno alcuni dei manufatti più famosi del mondo, tra cui la stele di Rosetta e i marmi di Elgin. Sono entusiasta di vedere quelle mostre, ma non vedo l'ora di fare shopping a Oxford Street e curiosare nei mercati locali per souvenir unici. Anch'io. E non possiamo lasciare Londra senza aver provato alcuni dei famosi piatti della città, come il fish and chips e il curry indiano. Sì, ho sentito che Londra ha una scena gastronomica diversificata, e sono curiosa di provare nuovi sapori. E non possiamo dimenticare la metropolitana. È uno dei modi migliori per spostarsi in città in modo rapido ed efficiente. Sicuramente. Sono contento che abbiamo fatto le nostre ricerche e trovato un Airbnb accogliente nel cuore della città, così possiamo facilmente esplorare tutte queste incredibili attrazioni. Anch'io, Anna. Penso che questo viaggio sarà una delle migliori esperienze della nostra vita. Parlando del nostro itinerario, sono contenta che abbiamo pianificato il nostro viaggio in anticipo e ricercato le principali attrazioni di Londra. Sì, sicuramente ci ha aiutato a sfruttare al massimo il nostro tempo qui. Non vedo l'ora di vedere tutto sulla nostra lista. Anch'io. Penso che sia importante conoscere la storia e la cultura dei luoghi che visitiamo, e Londra ha così tanto da offrire. Assolutamente. Sento che impareremo molto in questo viaggio. E non si tratta solo dei famosi monumenti e musei, ma anche dei quartieri locali e delle gemme nascoste. Questo è un buon punto. Sono entusiasta di esplorare i diversi quartieri e vedere cosa rende ognuno unico. Lo stesso qui. E non vedo l'ora di provare alcuni dei famosi pub della città e sperimentare la vita notturna. Sì, è importante avere un equilibrio tra visite turistiche e relax. Penso che avremo molte opportunità per fare entrambe le cose. Sicuramente. E sono anche contento che abbiamo l'un l'altro con cui condividere questa esperienza. Anch'io, John. Sarà un'avventura che non dimenticheremo mai. Devo dire che sono davvero contento di Airbnb che abbiamo prenotato. È in un'ottima posizione ed è accogliente. Sì, è perfetto per noi. Adoro come è nel cuore della città, quindi possiamo facilmente raggiungere a piedi molte delle attrazioni della nostra lista. E il fatto che abbiamo la nostra cucina significa che possiamo risparmiare denaro cucinando alcuni dei nostri pasti invece di mangiare fuori tutto il tempo. È vero. Inoltre, è bello avere una casa lontano da casa dove possiamo rilassarci e distenderci dopo un'intensa giornata di visite turistiche. Sono completamente d'accordo.
Ed è anche bello che abbiamo prenotato il nostro volo in anticipo, quindi non abbiamo dovuto preoccuparci degli aumenti di prezzo dell'ultimo minuto. Sì, sono contenta che abbiamo fatto le nostre ricerche e trovato un buon affare sui nostri voli. Ci ha dato più soldi da spendere in esperienze e souvenir. E a proposito di souvenir, sono sicuro che ne troveremo alcuni fantastici nei mercati locali. Voglio riportare qualcosa di unico per ricordare il nostro viaggio. Anch'io. E sono sicuro che avremo molte opportunità per scattare foto e catturare tutti i fantastici ricordi che faremo in questo viaggio. Sicuramente. Penso che questo viaggio sarà uno per i libri. Sai, sono davvero contenta che abbiamo messo in valigia vestiti comodi, scarpe da passeggio e attrezzatura da pioggia per questo viaggio. Sì, anch'io. Ho sentito che il tempo a Londra può essere imprevedibile, quindi è meglio essere preparati. E le scarpe da passeggio sono un must, dato che faremo molte visite turistiche a piedi. Assolutamente. Non voglio essere a disagio o avere vesciche dal camminare troppo. Ed è bene che abbiamo portato i nostri passaporti, documenti di viaggio e valuta locale. Non vogliamo avere problemi in aeroporto o quando stiamo cercando di pagare per le cose. È vero. È sempre meglio prevenire che curare, e rende l'intero processo di viaggio più fluido. E parlando del processo di viaggio, sono contenta che ci siamo dati abbastanza tempo per raggiungere l'aeroporto e passare attraverso i controlli di sicurezza. Anch'io. Non vogliamo avere fretta e stressarci prima del nostro volo. E ora che siamo qui a Londra, sono entusiasta di iniziare a esplorare la città e tutte le cose incredibili che ha da offrire. Wow, oggi è stato fantastico. Non posso credere che siamo riusciti a vedere la torre di Londra e i gioielli della corona da vicino. Lo so, vero? È stato così affascinante conoscere la storia medievale della città e vedere tutti i manufatti. E il giro in barca sul Tamigi è stato mozzafiato. Abbiamo visto così tanti monumenti famosi come il London Eye e le Houses of Parliament. Sì, la vista dal fiume era così diversa dal vedere la città a piedi. Sono contento che abbiamo fatto entrambe le cose. Anch'io. E il British Museum è stato incredibile. Potrei passare giorni lì e ancora non vedere tutto. Lo stesso qui. Sono rimasto stupito dagli antichi manufatti e dalle mostre di storia del mondo. E i mercati locali che abbiamo visitato in seguito erano così divertenti. Sì, è stato bello vedere un lato diverso della città e trovare alcuni souvenir unici. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro bilanciando i famosi punti di riferimento con le esperienze locali. Sono d'accordo. E sono contento che siamo stati in grado di esplorare la città a piedi. È un ottimo modo per vedere tutto da vicino e fare un po' di esercizio allo stesso tempo. Sicuramente. E sono entusiasta per domani. Abbiamo ancora così tanto sul nostro itinerario, come la British Library, la National Gallery e Buckingham Palace. Sì, c'è così tanto da vedere e da fare qui a Londra. Penso che avremo bisogno di qualche giorno in più per esplorare completamente tutto. Lo so, vero? Ma sono contento che stiamo sfruttando al massimo il nostro tempo qui e sperimentando tutto ciò che possiamo. Stasera è stato molto divertente. Sono contento che abbiamo avuto modo di sperimentare un po' della vita notturna della città.
Anch'io, Anna. Provare alcune delle birre locali nei pub tradizionali è stato un ottimo modo per immergerci nella cultura. E lo spettacolo comico a Soho è stato esilarante. Non ho riso così tanto da molto tempo. Lo stesso qui. È stata una bella pausa da tutte le visite turistiche e l'apprendimento. E penso che sia importante sperimentare anche la scena dell'intrattenimento locale. Sicuramente. E stasera abbiamo anche avuto modo di provare alcuni nuovi cibi. Ho adorato il fish and chips e la torta del pastore. Sì, il cibo a Londra è così buono. E sono contento che stiamo provando diversi tipi di cucina, come quella indiana e britannica. Lo stesso qui. E sono entusiasta per domani. Esploreremo alcuni dei parchi e giardini, come Hyde Park e Kew Gardens. Sembra una grande idea. E possiamo anche visitare alcuni dei famosi musei della città, come la British Library e la National Gallery. Sì, c'è ancora così tanto da vedere e da fare. Sono contento che abbiamo pianificato il nostro itinerario in anticipo in modo da poter sfruttare al massimo il nostro tempo qui. Anch'io. E sono grato che stiamo facendo questo viaggio insieme. Finora è stata un'esperienza straordinaria e so che conserveremo questi ricordi per gli anni a venire. Non potrei essere più d'accordo, John. Questo viaggio è stato l'avventura di una vita. Devo dire che il fish and chips che abbiamo mangiato oggi è stato fantastico. Sono così felice che abbiamo potuto provare alcuni dei famosi piatti della città. Sì, anch'io. E anche il curry indiano che abbiamo avuto ieri sera era delizioso. Adoro quanto sia varia la scena gastronomica di Londra. Sicuramente. E sono contento che non ci atteniamo solo ai tipici ristoranti turistici. È bello provare luoghi locali e vivere la città come un locale. Sono completamente d'accordo. E non vedo l'ora di provare altri nuovi cibi domani. Ho sentito che c'è un grande mercato di cibo di strada vicino a Camden Market. Sembra una grande idea. E possiamo anche provare alcuni dei famosi dessert della città, come il budino al caramello appiccicoso e il pasticcio di Eton. Sì, ho sentito che sono fantastici. E a proposito di Camden Market, sono entusiasta di esplorare alcuni dei mercati locali e trovare alcuni souvenir unici. Anch'io. È sempre bello riportare qualcosa di speciale per ricordare il nostro viaggio. E non vedo l'ora di esplorare alcuni dei quartieri locali. Ho sentito che Notting Hill e Shoreditch hanno un sacco di arte di strada e negozi indipendenti. Sì, l'ho sentito anch'io. E penso che sia importante vedere i diversi lati della città, non solo le attrazioni turistiche. Sicuramente. Sono così felice che stiamo sfruttando al massimo il nostro tempo qui, e sperimentando tutto ciò che la città ha da offrire. Anch'io, Anna. Questo viaggio è stato fantastico finora, e so che c'è ancora così tanto da vedere e da fare. Sono così felice che abbiamo deciso di affidarci alla metropolitana per spostarci in città. È così efficiente e facile da navigare. Sì, ed è anche un ottimo modo per dare un'occhiata alla vita locale. Vediamo come vivono e lavorano le persone nei diversi quartieri. Sicuramente. E sono contento che abbiamo anche fatto una gita di un giorno a Windsor. La città è così affascinante e il castello è mozzafiato.
Sì, è stato un bel cambio di ritmo dal trambusto della città. E i panorami dal castello erano incredibili. E mi è piaciuto molto conoscere la storia del castello, e della famiglia reale. Era così affascinante. Sicuramente. E non vedo l'ora di esplorare alcune delle altre città e attrazioni vicine, come Bath e Stonehenge. Sì, quelli sono sicuramente nella nostra lista. E sono anche entusiasta di vedere alcuni dei famosi parchi e giardini della città, come Hyde Park e Kew Gardens. Anch'io. E sono così felice che abbiamo pianificato il nostro itinerario in anticipo in modo da poter sfruttare al massimo il nostro tempo qui. Lo stesso qui. Questo viaggio è stato un'avventura straordinaria finora, e so che c'è ancora così tanto da vedere e da fare. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Mi sento così fortunato a vivere tutto questo con te e creare ricordi che custodiremo per tutta la vita. Una delle cose che mi ha davvero colpito di questo viaggio è l'energia della città e il mix di architettura vecchia e nuova. Sì, è incredibile come si possa camminare lungo una strada e vedere un castello millenario accanto a un moderno grattacielo. E adoro il modo in cui la città è in continua evoluzione, ma riesce ancora a mantenere la sua storia e il suo fascino. Sicuramente. Dai pub tradizionali alle gallerie d'arte contemporanea, c'è qualcosa per tutti qui. E non sono solo i grandi punti di riferimento ad essere impressionanti. Anche i quartieri residenziali hanno il loro carattere unico e il loro fascino. Sì, l'ho notato anch'io. È davvero interessante vedere come vivono le persone in diverse parti della città. E penso che sia importante prendersi il tempo per esplorare quei quartieri e vedere la città dal punto di vista di un locale. Assolutamente. E sono contento che lo stiamo facendo in questo viaggio. Non si tratta solo di vedere le famose attrazioni, ma anche di vivere la vita quotidiana della città. Sicuramente. E penso che questo sia ciò che rende questo viaggio così speciale. Non siamo solo turisti, stiamo conoscendo la città a un livello più profondo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Questo viaggio è stata un'avventura straordinaria e so che ricorderemo sempre l'energia e il carattere di questa incredibile città. Devo dire che la Torre di Londra è stata una delle cose più impressionanti che abbiamo visto in questo viaggio. Sì, è stato fantastico vedere tutta l'architettura medievale e conoscere la storia della città. E i gioielli della corona erano assolutamente sbalorditivi. Non potevo credere a quanti diamanti e gemme preziose ci fossero dentro. Mette davvero in prospettiva quanta ricchezza e potere aveva allora la monarchia. Sicuramente. E mi è piaciuto anche conoscere i diversi re e regine che vivevano nella torre e i diversi usi che ha avuto nel corso della storia. Sì, è affascinante pensare a tutti i diversi modi in cui la torre è stata utilizzata, da un palazzo reale a una prigione a uno zoo. E sono contenta di aver visto alcuni dei famosi corvi che vivono nella torre. La leggenda dice che se mai se ne andranno, la torre e la monarchia cadranno. Sì, è sempre interessante conoscere le diverse leggende e superstizioni che fanno parte della storia della città. E sono contenta che abbiamo la possibilità di conoscere tutto questo in questo viaggio. Non si tratta solo dei famosi monumenti,
ma anche delle storie e delle leggende che li rendono così affascinanti. Sicuramente. E penso che questo sia ciò che rende Londra una città così speciale. Non si tratta solo del presente, ma anche del passato e dell'eredità che si è lasciata alle spalle. Non potrei essere più d'accordo, John. Questo viaggio è stato un'avventura straordinaria finora, e so che ricorderemo sempre la storia e il carattere di questa incredibile città. Devo dire che vedere i gioielli della corona da vicino è stato uno dei momenti salienti di questo viaggio per me. Lo stesso qui, John. È stato davvero impressionante vedere tutti i diamanti e le gemme preziose di persona. E la storia dietro ogni pezzo era così affascinante. Non potevo credere a quanti anni avessero alcuni di loro. Sicuramente. E sono contento che abbiamo scattato così tante foto per ricordare l'esperienza. Non capita tutti i giorni di vedere qualcosa del genere. Sì, penso che quelle foto saranno un ottimo modo per guardare indietro a questo viaggio e ricordare tutte le cose incredibili che abbiamo visto e fatto. E non sono solo i gioielli della corona. Abbiamo scattato così tante foto in tutti i diversi punti di riferimento e attrazioni che abbiamo visitato. È vero. E penso che sia importante prendersi il tempo per catturare quei ricordi e avere qualcosa da guardare indietro. Sicuramente. E sono anche contento che ci stiamo prendendo il tempo per goderci il momento e non concentrarci solo sull'ottenere lo scatto perfetto. Sì, è importante trovare un equilibrio tra sperimentare le cose nel momento e catturarle per dopo. E penso che abbiamo fatto un buon lavoro in questo viaggio. Abbiamo avuto così tante esperienze e ricordi incredibili che custodiremo per tutta la vita. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Questo viaggio è stata un'avventura straordinaria e sono grato che siamo stati in grado di condividerlo insieme. Il giro in barca sul Tamigi è stato molto divertente. Abbiamo avuto modo di vedere così tanti monumenti famosi. Sì, è stato fantastico vedere la città da una prospettiva diversa. E le opinioni del London Eye e delle Camere del Parlamento erano mozzafiato. Sicuramente. E mi è piaciuto conoscere la storia dei diversi ponti che abbiamo attraversato. Sì, è sempre interessante conoscere le diverse storie e leggende che fanno parte della storia della città. E sono contenta che siamo riusciti a vedere alcuni dei famosi monumenti dall'acqua. È un modo così unico di vivere la città. Sicuramente. E penso che sia importante sfruttare tutti i diversi modi di vedere la città, che sia a piedi, in barca o in metropolitana. Sì, c'è così tanto da vedere e da fare qui. E sono contento che stiamo sfruttando al massimo il nostro tempo e sperimentando tutto ciò che possiamo. Anch'io. E sono entusiasta di ciò che è rimasto nel nostro itinerario, come esplorare alcuni dei quartieri locali e provare nuovi cibi. Lo stesso qui. E sono contento che ci stiamo prendendo il tempo per goderci il momento e sfruttare al meglio questo viaggio. Il British Museum è stato incredibile. Potrei passare giorni lì e ancora non vedere tutto. Lo stesso qui. Sono rimasto stupito dagli antichi manufatti e dalle mostre di storia del mondo. E il modo in cui hanno mostrato i manufatti è stato così impressionante. Sembrava davvero che stessimo viaggiando nel tempo.
Sicuramente. E mi è piaciuto conoscere le diverse culture e civiltà che erano rappresentate nel museo. Sì, è stato affascinante vedere come le diverse società si sono sviluppate e hanno interagito tra loro nel corso della storia. E sono contenta che ci siamo presi il tempo di vedere anche alcune delle mostre meno conosciute, non solo quelle famose come la Stele di Rosetta. Anch'io. Penso che sia importante esplorare le diverse parti del museo e apprezzare tutti i meravigliosi manufatti. E sono anche contenta che abbiamo avuto l'audioguida per aiutarci a capire le mostre. Ha aggiunto così tanta profondità all'esperienza. Sì, l'audioguida valeva sicuramente il costo aggiuntivo. Ci ha aiutato ad apprezzare la storia e il significato di ogni manufatto. E penso che sia incredibile che il museo sia libero di entrare. È una risorsa così preziosa per le persone per conoscere la storia e la cultura. Sicuramente. E sono grato che abbiamo avuto l'opportunità di visitare il museo e imparare così tanto sul mondo e la sua storia. Fare shopping a Oxford Street è stato molto divertente. C'erano così tanti negozi e opzioni. Sì, a volte è stato travolgente, ma abbiamo trovato alcune ottime offerte e souvenir. E sono contenta che ci siamo anche presi il tempo di esplorare alcuni dei mercati locali. Abbiamo trovato alcuni souvenir davvero unici e speciali lì. Sicuramente. Ed è stato bello sostenere anche artisti e imprese locali. E ho adorato l'atmosfera nei mercati. Era così vivace e colorato. Sì, sembrava davvero che stessimo vivendo la cultura e la comunità locale. E non vedo l'ora di esplorare anche alcuni degli altri mercati e quartieri, come Camden Market e Notting Hill. Lo stesso qui. E penso che sia importante trovare un equilibrio tra le grandi aree commerciali e i mercati locali. Entrambi offrono qualcosa di unico. Assolutamente. E sono contento che ci stiamo prendendo il tempo per esplorare tutte le diverse parti della città e trovare le nostre esperienze speciali. Anch'io. E sono entusiasta di ciò che è rimasto sul nostro itinerario, come visitare alcuni dei famosi parchi e giardini della città. Sì, c'è ancora così tanto da vedere e da fare. Sono così grato per questo fantastico viaggio e tutti i ricordi che stiamo creando. Anch'io, Anna. Questa è stata un'avventura incredibile, e so che la ricorderemo sempre con affetto. Una delle cose che amo di Londra è la variegata scena gastronomica. Abbiamo provato così tanti diversi tipi di cucina in questo viaggio. Sì, è incredibile come tu possa trovare quasi ogni tipo di cibo qui, dall'inglese tradizionale all'indiano al thailandese. E sono contenta che non ci atteniamo solo ai tipici ristoranti turistici. Abbiamo esplorato alcuni dei luoghi locali e trovato gemme nascoste. Sicuramente. E penso che sia importante vivere la città come un locale e provare i cibi che gli piacciono. E sono anche contenta che non abbiamo paura di provare cose nuove. Abbiamo avuto alcuni piatti davvero unici e deliziosi in questo viaggio. Sì, come il fish and chips e la torta del pastore. E mi è piaciuto provare i diversi curry indiani e cibo di strada. Lo stesso qui. E non vedo l'ora di provare altri nuovi cibi domani.
Ho sentito che c'è un ottimo ristorante coreano a Seoul. Sembra una grande idea. E possiamo anche provare alcuni dei famosi dessert della città, come il budino al caramello appiccicoso e il pasticcio di Eton. Sì, quelli sono sicuramente nella nostra lista. E sono contento che non ci stiamo concentrando solo sui piatti salati, ma anche su quelli dolci. Assolutamente. E penso che sia incredibile come la scena gastronomica rifletta la diversità e la cultura della città. Sicuramente. Ed è una delle cose che rende Londra una città così speciale e unica. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Questo viaggio è stata un'avventura straordinaria e sono grato per tutti i diversi cibi e sapori che siamo stati in grado di sperimentare. Devo dire che la metropolitana è stata un vero toccasana in questo viaggio. È così facile da navigare e ci ha fatto risparmiare così tanto tempo. Sì, è incredibile quanto sia efficiente e affidabile. Ed è anche un ottimo modo per vedere i diversi quartieri della città. Sicuramente. E sono contento che non ci affidiamo solo ai taxi o agli autobus. Il tubo è molto più veloce e più conveniente. E sono impressionato da quanto siano pulite e ben tenute le stazioni e i treni. Fa davvero la differenza nell'esperienza complessiva. Lo stesso qui. E sono contento che ci siamo presi il tempo di capire le diverse linee e percorsi, in modo da poter girare la città in modo rapido ed efficiente. E penso che sia anche importante avere un piano di backup nel caso in cui la metropolitana sia in ritardo o chiusa. È vero. Ed è sempre bene avere un'idea delle diverse opzioni di trasporto disponibili, come autobus o camminare. E sono contento che siamo stati in grado di esplorare alcuni dei diversi quartieri anche a piedi. È un ottimo modo per vedere la città da vicino e personale. Sicuramente. E non vedo l'ora di esplorare altri quartieri locali e vedere cosa ognuno ha da offrire. Anch'io. Questo viaggio è stata un'avventura straordinaria e sono grato per tutti i diversi modi in cui siamo stati in grado di vivere la città. Il castello di Windsor era così grandioso e impressionante. Sono rimasto stupefatto dalle sue dimensioni e dalla sua bellezza. Sì, e la storia dietro di esso è così affascinante. È incredibile pensare a tutti i diversi eventi e persone che ne hanno fatto parte. E mi è piaciuto molto passeggiare tra le diverse stanze del castello, e vedere tutte le opere d'arte e i mobili. Lo stesso qui. Ti dà davvero un'idea di com'era la vita per la famiglia reale allora. E sono contenta che ci siamo anche presi il tempo di esplorare i giardini del castello. Erano così belli e pacifici. Sicuramente. E penso che sia importante apprezzare anche le bellezze naturali e i paesaggi che fanno parte della storia della città. E mi è piaciuto molto conoscere le diverse piante e fiori che erano nei giardini. Ha aggiunto una dimensione completamente nuova all'esperienza. Sì, ed è incredibile quanto siano ben curati e curati i giardini. Puoi dire che un sacco di amore e attenzione va in loro. Sicuramente. E sono contento che ci siamo presi il tempo di apprezzare davvero i giardini e tutta la bellezza che hanno da offrire. Anch'io.
Questo viaggio è stata un'avventura straordinaria e sono grato per tutte le diverse esperienze che abbiamo avuto, dalla grandiosità del castello di Windsor alla tranquillità dei suoi giardini. Devo dire che mi sento così grata per questa opportunità di viaggiare ed esplorare una nuova cultura con te, John. Lo stesso qui, Anna. Finora è stata un'avventura fantastica e sono grato per ogni momento che abbiamo condiviso insieme. E penso che sia importante apprezzare e sfruttare al meglio ogni opportunità che abbiamo di viaggiare e sperimentare cose nuove. Assolutamente. E sono contento che ci stiamo prendendo il tempo per immergerci davvero nella cultura e vedere la città da diverse prospettive. Anch'io. E penso che sia anche importante fare un passo indietro e apprezzare quanto siamo fortunati ad avere questa possibilità di viaggiare ed esplorare. Sicuramente. E spero che potremo continuare ad avere queste avventure ed esperienze insieme in futuro. Lo stesso qui. E sono grato per tutti i ricordi che abbiamo creato in questo viaggio, dai grandi monumenti ai mercati locali ai cibi deliziosi. E sono grato per l'opportunità di condividere queste esperienze con te, Anna. Questo viaggio è stato un'avventura straordinaria e so che custodiremo sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.